Ok, oggi video un po' particolare perché ti voglio parlare di come la carta igienica può darti una grande lezione di vita. Cerchiamo di scherzare anche un po', no? Allora, ti è mai successo, e se è un paio di decadi che vivi su questo pianeta sicuramente ti è successo, di essere in bagno, comodamente seduto, stai facendo la cacca e appena hai finito ti volti cercando con gli occhi la carta igienica e ti accorgi che è finita, non c'è più. E in quel momento dici no, adesso come faccio? Ok? E cerchi soluzioni insomma un po' poco convenzionali per risolvere la questione. Ecco, che cosa diresti di te che sei stato un abile programmatore e che ti sei accorto quando la carta igienica stava per finire? Oppure nell'evidenza dell'esempio ti sei accorto che la carta igienica era finita troppo tardi? Allora, questa esperienza ci insegna in qualche modo a capire che nella vita dobbiamo sempre pensare prima alle cose invece di essere sprovvisti di quell'utensile, di quello strumento che poi ci servirà. È sempre possibile farlo? No, chiaramente no. Ci sono delle volte in cui non ci aspettiamo un evento della vita e poi di punto in bianco accade e ci si para davanti uno scenario per il quale non eravamo molto preparati. Faccio l'esempio di una mia cliente che ha perso un figlio molto giovane per un incidente e chiaramente non era preparata, ma mi immagino che nessuno sia preparato a queste cose. Però invece per i drammi, tra virgolette, normali della vita dovremmo essere un po' più pronti, un po' più resilienti. Quando la stanchezza arriva, quando ci sono quei momenti, i famosi momenti di down, quando arrivano i momenti in cui quello che pensavamo degli altri non corrisponde a ciò che gli altri sono, anche nel loro comportamento. Questo ci insegna qualcosa di importante, cioè dobbiamo lavorare tutti i giorni un po' per acquisire dei nuovi strumenti, delle nuove tecniche. E questo è molto importante. In crescita personale, in pratica non facciamo altro che fare questo, cioè acquisire degli strumenti prima che le cose brutte accadano. Chiaramente ci sono degli allarmi che, se non sei abituato a prendere in considerazione, possono trarti in inganno. Ci sono per esempio delle persone che quando vedono il rotolo della carta igienica quasi finito non pensano forse è bene che oggi pomeriggio passi dal negozio e compri un'altra confezione di carta igienica perché comunque domani mi servirà, ok? No, aspettano di arrivare all'ultimo minuto e magari optano per chiedere agli altri della carta igienica e continuano ad essere in debito. Se fai questa cosa qui, se traslitteri questo esempio della carta igienica con le emozioni, ti rendi conto che rimani in debito di emozioni. Questo tipo di atteggiamento è uno di quei meccanismi che fa sì che la dignità di un individuo vada sempre più giù. Quando ci abituiamo a non avere più una buona dignità e a non portare noi stessi ad un livello ottimale di funzionamento, lì è la catastrofe totale, perché ci siamo ambientati a un livello di vita bassissimo, cominciamo a pensare che quella sia la norma, cominciamo a sentire che il mondo non va e che è tutta una merda. Lì si va in terapia, lì si va in una situazione di recupero, non di crescita, ok? Allora, questo esempio della carta igienica, tienitelo stretto. La carta igienica la devi comprare prima di fare la cacca e dovrai immaginarti che quello stimolo di fare la cacca prima o poi nella tua vita arriverà, perché parliamoci chiaro, per tutti, non importa quanti soldi hai, quanto bello sei, quanto insolite sei, per tutti
arriva un momento di merda nella vita. Ed è bene che tu abbia pensato diversi giorni prima ad aver acquistato un po' di carta igienica, perché altrimenti non è una bella situazione. Questo, ti dicevo, è quello che facciamo in crescita personale costantemente, cioè cerchiamo di comprendere quali strumenti ci possono portare al prossimo livello, ed è un po' quello che fanno anche gli alpinisti quando mettono un chiodo e un chiodo e un chiodo. Sanno che ogni volta che hanno messo un chiodino nella parete non cascano più sotto quel livello, ma si mantengono al livello che hanno già raggiunto. Va bene, penso che mi fermerò qua. Penso che tu abbia già capito l'antifona. Pensa prima di tutto alla tua salute fisica, emotiva, mentale, relazionale, e chiaramente costruisci un mondo dentro di te che manifesti fuori di te qualcosa che ti soddisfa. Ora, non è così semplice come sembra, e ti assicuro che non sono solo parole, perché se fossero solo parole non si giustificherebbero i miliardi e miliardi di dollari che tutti gli anni vengono spesi appunto nella crescita personale, nella ricerca, nello sviluppo dell'essere umano. Sono cose tangibili che sentiamo dentro di noi. Chiaramente non è un oggetto che tu prendi, un feticcio che hai, ma sono strumenti importanti che abbiamo dentro di noi. Se non li tieni affilati, se non li lavori un po' quotidianamente, questi strumenti si vanno a perdere. Allora, non ti fare fregare da tanti discorsi che vengono detti: la pillola magica, la tecnica magica, il momento in cui hai bisogno, allora io ci sarò, mi paghi e è tutto a posto. Non è così. La vita è fatta di una volta al giorno la cacca, e se non hai la carta igienica sono guai. Ok? Buona giornata a tutti, da Caruso Palzi è tutto, buona serata.